Lo sai, non sei cambiata per niente. Davvero? Anzi, per essere sincero, sei migliorata. Benvenuti nella soffitta di Pippo, mettetevi comodi, qui celebriamo il cinema, le dive e i ricordi più belli e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Mettetevi comodi, perché oggi apriamo un cassetto davvero elegante della memoria del cinema italiano. E la protagonista della puntata di oggi è una donna che ha attraversato più di 4 decenni di spettacolo con talento, fascino e una presenza scenica che lo schermo non riusciva proprio a ignorare. Parliamo di Barbara De Rossi. E prima di iniziare, lo sapete. Se amate questi viaggi tra dive, cinema e ricordi che profumano di pellicola, iscrivetevi alla soffitta di Pippo, attivate la campanella e lasciate un bel like. E magari nei commenti scrivetemi quale attrice vorreste vedere nella prossima puntata. Scusa, ti dispiace? Sì, no, è che ero rimasto un attimo a un segno, vabbè, ecco dopo. Barbara De Rossi nasce a Roma il 9 agosto 1959. Fin da ragazza colpisce per una bellezza intensa, uno sguardo magnetico e un'eleganza naturale che il cinema non tarda a notare. E infatti la sua carriera parte subito con un incontro importante, quello con il regista Alberto Lattuada, uno che di volti destinati a lasciare il segno se ne intendeva e come. Io ho esordito a 16 anni, ero molto piccola e quindi l'ho fatto con grande incoscienza, pur avendo esordito con grandi personaggi, perché Mastroianni, Lattuada, insomma, però l'ho fatto con l'incoscienza di quell'età, dell'adolescenza. Nel 1978 arriva infatti il film Così come sei, pellicola diretta proprio da Lattuada. Qui Barbara interpreta Ilaria, una giovane donna al centro di una storia intensa e provocatoria, che vede nel cast anche Marcello Mastroianni e Nastassja Kinski. È un film drammatico dalle atmosfere sensuali, molto discusso all'epoca. E per Barbara rappresenta una partenza col botto. Presenza scenica forte, sguardo enigmatico e una naturalezza davanti alla macchina da presa che non passa inosservata. Vuoi fare attrice? Dall'altro profilo guardando verso... 2 anni dopo, nel 1980, Barbara torna a lavorare con Lattuada accanto a Virna Lisi e Anthony Delon. Anche qui si tratta di una storia intensa, carica di tensioni emotive e seduzione, in cui Barbara dimostra ancora una volta di sapersi muovere perfettamente in ruoli complessi. Non è solo una bella presenza, è un'attrice che sa dare spessore ai personaggi. Nel frattempo, il suo volto comincia a comparire sempre più spesso, anche sulle copertine delle riviste italiane dell'epoca. I rotocalchi degli anni '80 la adorano. Barbara De Rossi diventa una presenza elegante e seducente sulle pagine patinate, simbolo di quella femminilità raffinata che caratterizzava molte star del nostro cinema in quel periodo. Il suo sguardo intenso e i lineamenti perfetti la rendono una delle attrici più fotografate del momento. E la bellezza? La bellezza è una cosa che aiuta, però ci sono state tante volte, ad esempio nella mia vita, che avrei voluto fare dei ruoli e non ho potuto farli semplicemente perché magari ero troppo avvenente e quindi magari erano ruoli di persone normali semplici nelle quali non rientravo in nessun modo, capito? Negli anni '80 continua a lavorare tra cinema e televisione, dimostrando una grande versatilità. Non rimane intrappolata in un solo tipo di ruolo, ma attraversa generi diversi, dalla commedia al dramma. Ho lavorato in cinema con grandi autori, perché ho lavorato con Lizzani, con Chabrol, con tanti registi bravi, alternando poi la televisione. Poi ad un certo punto sono stata rapita dalla televisione. Nel 1987 la vediamo infatti nella commedia Vado a riprendermi il gatto, diretta da Giuliano Biagetti, dove interpreta Esther. È un film dal tono più leggero, che dimostra un lato diverso della sua personalità artistica. Barbara riesce a muoversi con disinvoltura anche in contesti più ironici. Arriviamo poi al 1990, quando partecipa a un progetto internazionale molto particolare, Giorni felici a Clichy, diretto dal regista francese Claude Chabrol. Il film, tratto da un racconto di Henry Miller, racconta la vita di 2 scrittori nella Parigi degli anni 30 e si muove tra atmosfera artistica, passioni e libertà creative. Anche in questo contesto, Barbara De Rossi conferma il suo fascino cinematografico e la sua capacità di inserirsi in produzioni di respiro europeo. Diciamo che se il cinema scrivesse un po' di più per le donne di 50 anni sarebbe meglio,
Cioè, nel senso che nel cinema si scrive poco per le donne dei 50 anni. Ma se il cinema le regala ruoli importanti, è la televisione che negli anni 90 la consacra definitivamente nel cuore del grande pubblico italiano. Molti spettatori la ricordano soprattutto per la serie La Piovra, una delle produzioni televisive più celebri della storia della TV italiana. Qui Barbara interpreta un personaggio tragico e intenso che rimane impresso nella memoria degli spettatori. È una parte forte, drammatica, che contribuisce a renderla ancora più popolare. Da quel momento Barbara De Rossi diventa un volto amatissimo della televisione. Partecipa a numerose fiction di successo, tra cui Amico mio, Il maresciallo Rocca e molte altre produzioni che hanno segnato la TV italiana degli ultimi decenni. E quindi è come se una donna che supera i 40-45 anni poi alla fine non fosse più una donna in grado di raccontare un amore, una passione. E non si ferma solo alla recitazione. Negli anni 2000, Barbara dimostra anche una grande sensibilità nella conduzione televisiva. Per lungo tempo è il volto del programma Amore criminale, dove racconta storie vere con grande partecipazione e attenzione. Un ruolo delicato che mostra un lato più maturo e impegnato della sua figura pubblica. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Amore criminale. E poi, diciamolo, Barbara De Rossi appartiene a quella generazione di attrici italiane che avevano un fascino davvero particolare. Non era una bellezza costruita, uno sguardo profondo che bastava a catturare l'attenzione dello spettatore. Forse è proprio questo il segreto della sua lunga carriera: credibilità. Barbara De Rossi non è mai stata solo una presenza affascinante davanti alla macchina da presa. È sempre stata un'attrice capace di dare vita a personaggi veri, fragili, intensi. Oggi il suo nome resta legato a un pezzo importante della storia del nostro spettacolo. Cinema d'autore, fiction di successo, televisione impegnata. Un percorso artistico lungo più di 40 anni che dimostra quanto sia stata e continui a essere una presenza solida e riconoscibile nel panorama italiano. E ora la parola passa a voi. Vi ricordate Barbara De Rossi nei film degli anni '80? Oppure siete tra quelli che l'hanno conosciuta soprattutto nelle grandi fiction televisive? Scrivetelo nei commenti. E se vi è piaciuto questo viaggio nella memoria del cinema italiano, lasciate un like. Iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella. Così non perderete le prossime puntate dedicate alle dive che hanno fatto battere il cuore al pubblico italiano. Perché qui in soffitta, tra vecchi poster, pellicole dimenticate e ricordi che profumano di cinema, le stelle non smettono mai di brillare.